Ho affittato una mini casa a Singapore. Oggi voglio mostrarvela. Hanno appena portato del cioccolato. Dovrei portarmelo a casa. Sono d'accordo. Dopo aver testato la business class di Qatar nello scorso episodio, sono atterrato a Singapore per la mia prima volta ufficialmente in Asia. Ok, ciao business class. Appena scendi dall'aereo c'è sempre questo momento Super umido. Io ho ancora la giacca addosso. in cui sei spaesato, non capisci e dici: oh mio Dio, adesso mi fanno 1000 controlli, cosa succede, cosa devo fare, spero di aver compilato tutti i moduli. In realtà a Singapore è stato tutto molto semplice. Sono sceso, modulo che avevo già compilato. Se venite a Singapore dovete fare questo modulo online. È super veloce. Passaggio elettronico addirittura del passaporto. Sono ufficialmente a Singapore. Sono un po' devastato, ma se avete visto lo scorso episodio sapete che ho dormito qualche ora, ma in Italia sono le 2:26 del mattino. Ok, usciamo da qua e dirigiamoci verso la mia mini casa. Ed eccomi nell'aeroporto migliore del mondo. Spettacolo. Volevo andarci in metro in città, però alla fine prendo un Uber. Qua si chiama Grab, non c'è Uber, per comodità, perché ci mette 20 minuti ad arrivare in centro, mentre la metro ci metterebbe un'ora, ho lo zaino pesante, piove, per semplificare le cose. Fa un caldo infernale, è umidissimo. Ed è tutto chiaro, anche le segnalazioni e il numero della porta a cui aspettare. Molto bene. Sono diretto verso l'hotel con una bella chiacchierata col tassista. Consiglio: chiacchierate sempre con i tassisti Uber, quel che è, perché ne sanno comunque a palate girando e vivendo in quel luogo. Voi che arrivate non sapete nulla, vi possono dare degli ottimi consigli. Ok, check-in fatto. Ok, andiamo a vedere questa mini stanza. Dovrebbe essere veramente minuscola. E Singapore è estremamente cara. LOL, ma è minuscola veramente. A few moments later. Mi sono rimesso il pigiama di Qatar e mi faccio un pisolino tipo di un'oretta e mezza, giusto per recuperare un po' di energie e poi fare tutta la giornata e andare a dormire stasera effettivamente. Ma per arrivare a stasera ho bisogno di un pochino di carica. Se avete visto lo scorso episodio sapete che sono sveglio da quasi 24 ore e dovrò fare ancora tutta un'intera giornata, quindi per questo. Ok, devo tenere l'aria condizionata accesa perché qua non ci sono finestre. Sono partito alle 5 del mattino. Non lo so, i fusi orari mi mandano in confusione, ma tipo 2 giorni tra una cosa e l'altra, siccome avrei dovuto fare, lì era mattino, avrei dovuto fare un'altra giornata intera, quindi avevo bisogno di riposarmi un secondo. 1 hour later. Questa è la mia mini casa a Singapore ed è tutta qua in realtà, c'è veramente molto poco, ma vi faccio comunque un mini tour. Questa dove ero seduto è la zona scrivania, questo si può nascondere qua sotto, sanificante per le mani, un caffè e questo cos'è? Una tazza un po' impolverata, un bicchiere, dei fazzoletti, bollitore, la mia borraccia, prese, interruttori per la luce, specchio, lampada per atmosfera e poi arriviamo al letto sopraelevato. Devo dire che è abbastanza comodo, sono ancora parecchio stanco ma voglio andare a esplorare la città. Quindi dicevo, letto sopraelevato, per ottimizzare gli spazi qua sotto c'è una zona valigie, scarpe, ci sono anche le ciabatte che ti danno. Qua abbiamo il frigo, che vabbè è vuoto al momento ma c'è. Ci spostiamo poi alla zona dove effettivamente ho messo i bagagli. Qua c'è la cassaforte, qua c'è un cassetto che volendo si può sfruttare con un capello. Questa scala che non va da nessuna parte è una scala ornamentale con il telefono e il telecomando per la TV che ancora non ho acceso. Quindi qua c'è una Chromecast o comunque Android. Ah, interessante, sei direttamente collegato a internet. Ah, ho capito, quindi non è una TV normale dove... Vabbè, insomma, dubito fortemente mi metterò a guardare la TV. Qua abbiamo i controlli per l'aria condizionata, che è anche l'unica fonte di aria, come vedete, in questa stanza che non ha finestre. Ha questo bel disegno, ma niente finestre. E dopodiché si arriva al lussuosissimo bagno, che devo dire che comunque non è male. È tutto anche abbastanza pulito, alla fine un po' impolverato, ma insomma. Mi sono fatto una docettina. Qua c'è tutta la zona invece lavandino. Pulito, semplice. In realtà la doccia è gigante, è più grande della stanza stessa. E questa è tutta la stanza. O meglio, questa è tutta la stanza. Ok, ora nonostante la pioggia andiamo a farci un'esplorazione della città, perché non ho alcuna voglia di stare in questa camera senza finestre. Esploriamo Singapore.
diluvia proprio, speravo in una pioggerellina. La prima cosa che ti viene da fare è andare nella zona più turistica di Singapore, dove c'è il Marina Bay Sands Hotel e tutta la zona circostante con centri commerciali e di tutto e di più, perché mi sono detto, se devo iniziare da qualche parte a guardarmi intorno, cominciamo da lì. In più oggi piove, quindi camminare per la città è un po' un casino, siccome non ho neanche un ombrello. Alla fine mi sono fatto Accompagnare in taxi. Qua c'è il Marina Bay Sands Hotel, notevole. Vediamo un po' se è troppo elegante o se riesco a trovare un ombrello. L'ombrello alla fine l'ho acquistato, non lì, in un altro posto, ma nel momento stesso in cui l'ho comprato ha smesso di piovere e non ha fatto più una goccia per tutto il resto dei giorni in cui mi sono stato a Singapore. Giuro. Ci sono tutti i festeggiamenti per l'anno del coniglio, Del capodanno cinese. centro commerciale super elegante. Aspetta, ma questa che cos'è? È tipo un'attrazione. C'è anche il casino. Non lo so, a tratti mi ricorda Las Vegas, a tratti mi ricorda Dubai. Onesto. Anche sulle scale mobili stanno a sinistra. Mentre a Londra stanno comunque a destra, qua sono invertite proprio anche le scale mobili che vanno giù e vengono su. È interessante. Ma perché sei a Singapore? Perché sei in Asia, Efrem? Stai solo facendo dei video di viaggio classici? In realtà no, nel senso che è uscita la mia nuova canzone, Agosto, che potete ascoltare, vi lascio il link in descrizione, e ne parleremo di questo pezzo e di che cosa rappresenta per me, ma per arrivarci a parlarne ci tengo a fare un viaggio come faccio di solito. Questa volta la mia meta è l'Asia. Nel corso di questo viaggio capiremo il perché e che cosa sta cambiando in me e quali sono state le mie realizzazioni anche rispetto all'uscita del primo singolo, che cosa ho intenzione di fare, che cosa arriverà. Ci sarà una seconda stagione del daily vlog? Stanno facendo qualcosa legato al capodanno cinese. Non capisco se è tipo una benedizione del locale. Insomma, negli ultimi mesi ho avuto un sacco di realizzazioni rispetto alla mia vita e a quello che voglio fare, e ho intenzione di cominciare a raccontarvi dove sto spostando tutta la mia nave nel corso di questo viaggio. Tra l'altro, in quel momento, mentre ero a Singapore, stavano succedendo delle cose nella mia vita privata, per cui ero abbastanza scombussolato. Quando succedono determinate cose io tendo a chiudermi in me stesso, e quindi ho fatto veramente fatica a alzarmi e girare dei video, e a maggior ragione la mia ansia aumentava perché mi dicevo, cavolo, sei in un posto incredibile e stai magari male per qualcosa di tuo e non riesci a pensare in maniera creativa, ad agire in maniera creativa per realizzare quello che vuoi realizzare. In più piove, è ancora più complicato. Il problema è che quando volete fare qualsiasi cosa in generale ci saranno sempre dei problemi, ci sarà sempre un motivo per cui mollare tutto e dire vabbè, lasciamo stare, non voglio far niente oggi, perché è più facile. Ed è una tendenza molto comune, non preoccupatevi se sentite delle sensazioni di quel tipo quando siete in giro. Però se c'è una cosa che ho imparato nel corso degli anni è che il modo migliore per sconfiggere quelle sensazioni è spostarsi a piccoli passi, senza troppe pretese, nella direzione in cui vuoi andare. Devi realizzare un determinato video? Comincia a girare, comincia a raccontare una storia, a interessarti ai piccoli dettagli che possono animare e dar vita a quella storia, e poi il senso arriverà. Magari non era quello che ti eri immaginato, quello che ti eri messo in testa all'inizio, perché per 1000 motivi magari non riesci a realizzare quella determinata cosa, ma vi posso assicurare che se semplicemente vi girate nella direzione giusta, per quanto possa essere piena di ostacoli, poi comincerete a muovervi in avanti verso quelli che sono i vostri obiettivi. Il tuo cuore come Milano ad agosto, spento ancora